Eccoci di nuovo qui in diretta per una nuova lezione. Buongiorno, buonasera oppure buon pomeriggio, in base a dove vi trovate nel mondo. Come state? Tutto bene? Siamo arrivati alla lezione 9. No, non è vero. Siamo arrivati alla lezione 10. Che volete farci? Purtroppo è sabato anche per me. Allora, quindi buona lezione numero 10. Questo che cosa significa? Significa che sono 10 sabati consecutivi che noi ci riuniamo qui sul canale in diretta. Io direi che è un bel traguardo. Voi che ne dite? Quindi 10 sabati di seguito, senza interruzioni, e ciò significa che ce ne mancano altri 30 per finire tutti i capitoli della videogrammatica. Autopromozione, perché se no non va bene. Allora, prima di iniziare con la lezione di oggi, che è appunto la lezione 10, in cui facciamo il punto sui 2 dimostrativi, questo e quello, leggiamo una poesia. Perché oggi è il primo giorno di primavera, l'equinozio di primavera. In realtà è stato ieri, ogni anno cambia l'equinozio, scientificamente parlando, però tradizionalmente il 21 marzo è l'inizio della primavera, ma oggi è anche la giornata internazionale della poesia. E quindi oggi vorrei iniziare la lezione leggendo una poesia in cui uniremo proprio, no, la primavera e la poesia, quindi è una poesia sulla primavera. Perché voglio leggere questa poesia? Perché credo che ogni tanto leggere una poesia o soffermarsi sulla letteratura in generale faccia bene allo spirito. Va bene? Quindi, la poesia che ho scelto oggi per voi è la è la poesia di Cesare Pavese che si intitola Passerò per Piazza di Spagna del 1950. Ho letto i vostri messaggi e i vostri commenti sulle poesie italiane. Ne avete consigliate tante, molto belle, da Leopardi a Montale. Quindi credo che in futuro potremmo anche fare una serie dedicata alla poesia. Potrebbe essere un'idea, perché no? Perché no? Pensiamoci. Dobbiamo fare tante serie, dobbiamo iniziare tante serie, lo so. Non mi sono dimenticata della serie sugli anglicismi inutili, assolutamente, è sempre qui nella mia mente. Però diciamo sto cercando di organizzare i contenuti in maniera digeribile, perché non voglio pubblicare troppo, no? Perché poi troppo non va bene. Allora, bando alle ciance. Iniziamo.
Quando passerete per Piazza di Spagna, spero che vi ricorderete questa poesia. La foto che ho incluso è una foto che ho fatto io nel 2024, sono già passati 2 anni da quando ho scattato questa foto, ed è una foto che ritrae la tradizionale fioritura sulla scalinata di Piazza di Spagna. Ancora è un po' troppo presto per questa fioritura. Solitamente è un evento che si svolge a maggio, quindi manca ancora un po'. Questa foto è vecchia, però comunque ci dà l'idea un po', no, della poesia. Adesso metterò il testo a tutto schermo, così voi potete leggere meglio e semplicemente ascoltare la mia voce. Non c'è bisogno in questo momento che voi mi vediate, non ce n'è bisogno. Se volete, provate a leggere insieme a me per fare un esercizio di pronuncia, di lettura e di italiano in generale, no? Parlare in italiano. Passerò per Piazza di Spagna di Cesare Pavese. Sarà un cielo chiaro. S'apriranno le strade sul colle di pini e di pietra. Il tumulto delle strade non muterà quell'aria ferma. I fiori spruzzati di colori alle fontane occhieggeranno come donne divertite. Le scale, le terrazze, le rondini canteranno nel sole. S'aprirà quella strada, le pietre canteranno, il cuore batterà sussultando come l'acqua nelle fontane. Sarà questa la voce che salirà le tue scale. Le finestre sapranno l'odore della pietra e dell'aria mattutina. S'aprirà una porta. Il tumulto delle strade sarà il tumulto del cuore, nella luce smarrita. Sarai tu, ferma e chiara. Piazza di Spagna è una piazza di Roma. Sì, è una piazza che si trova nel centro storico di Roma. È la piazza famosa per la scalinata. Ai piedi della scalinata c'è la famosa fontana che si chiama Barcaccia. Spero che questa poesia vi sia piaciuta. È una poesia che parla della primavera. Possiamo interpretare l'ultimo verso in riferimento alla primavera che arriva a Piazza di Spagna. Ovviamente poi l'interpretazione è libera, quindi voi avete le vostre sensazioni, le vostre emozioni leggendo questa poesia. Benissimo, vi lascio ancora qualche secondo per assorbire tutta questa poesia e poi ci muoviamo e cominciamo la lezione. Allora, io direi di iniziare e poi le domande le riprendiamo tutte alla fine.
va bene? Riprendiamo anche le domande sulla poesia, non vi preoccupate. Allora, oggi parliamo dei dimostrativi. Questo, quello. Sono due parole che noi usiamo sempre e quindi sono molto importanti perché sono due parole necessarie per comunicare nella vita quotidiana. Questo, quello. Ho aggiunto queste due immagini per aiutare a capire. Usiamo questo per riferirci o indicare un oggetto vicino a chi parla. Al contrario, usiamo quello per indicare un oggetto lontano da chi parla. Questo, quello. Dobbiamo aggiungere che questo è maschile singolare, quello è maschile singolare. Quindi queste parole cambiano perché abbiamo anche il plurale e poi il femminile singolare e plurale, ovviamente. Va bene? Iniziamo dagli aggettivi, quindi parliamo degli aggettivi, cioè la funzione di questo e quello come aggettivi, quindi con un nome. Questo libro, questi libri, questa lampada, queste lampade. In questi esempi il dimostrativo è aggettivo, proprio perché c'è un nome. Vi ricordate, abbiamo parlato della differenza tra aggettivo e pronome la volta scorsa con i possessivi. È la stessa cosa, è lo stesso concetto. Se c'è un nome, è un aggettivo. Se non c'è il nome, allora è un pronome. Va bene? Quindi vedete, il dimostrativo, questo, deve essere accordato con la parola. Quindi, libro, maschile singolare, questo libro. Libri, maschile plurale, questi libri. Lampada, femminile singolare, questa lampada. E infine lampade, femminile plurale, queste lampade. Che cosa vi ricorda? È come funzionano anche i nomi e gli aggettivi, giusto? Nelle lettere finali. Questo libro, questi libri, questa lampada, queste lampade. Quindi possiamo anche ascoltare la lettera finale che generalmente è la stessa. E questo è questo, cioè il dimostrativo più semplice. Perché? Perché con il dimostrativo quello la situazione diventa un po' più complessa, perché
dobbiamo pensare un po' di più. Qual è la declinazione? Quindi come decliniamo quello? Abbiamo 2 dimostrativi per il maschile e 1 per il femminile. Esattamente come è per gli articoli determinativi. Quindi abbiamo quel, quei, quello, quegli per il maschile e per il femminile quella, quelle. Come vedete, ho messo con le frecce gli articoli determinativi perché funzionano allo stesso modo. Leggiamo gli esempi. Quel libro, quei libri. Quello scoglio, quegli scogli e poi anche quell'albero, quegli alberi. Quella lampada, quelle lampade, quell'orma, quelle orme. Riconoscete gli articoli determinativi in questi dimostrativi? Quindi quel libro è come il libro. Quei libri è come i libri. Quello scoglio è come lo scoglio. Quell'albero è come l'albero. Quella lampada è come la lampada. Quell'orma è come l'orma. Vi ho aggiunto le foto perché così è più facile, così capiamo anche i significati delle parole. Va bene? Quindi quale dimostrativo uso? Devo pensare a quale articolo determinativo uso con quella parola quando voglio usare il dimostrativo quello come aggettivo. Quindi rileggiamoli insieme. Quel libro, quei libri, quello scoglio, quegli scogli. Lo scoglio è la roccia che c'è al mare. Al mare ci sono gli scogli, sono quelle rocce che sono nell'acqua o anche vicino alla spiaggia. Quell'albero, quegli alberi. Vediamo il femminile. Quella lampada, quelle lampade, quell'orma, quelle orme. Va bene? Prima di passare i pronomi, vediamo le domande, va bene? Allora, la prima domanda: che cosa significa scoglio? Lo scoglio è una roccia che si trova al mare. Al mare ci si può arrampicare sugli scogli. Sono le rocce del mare. Poi, tutti i nomi sono aggettivi? No, i nomi sono nomi
Gli aggettivi sono gli aggettivi, sono 2 categorie grammaticali diverse. Gli aggettivi descrivono i nomi. Quindi, per esempio, se io dico un quadro, un libro interessante, libro è il nome, interessante è l'aggettivo. Quindi l'aggettivo descrive il nome, interessante descrive il libro. Quindi nomi e aggettivi sono 2 categorie diverse. Questo è un commento. Nella lingua ceca, in entrambi i casi, con o senza nome, si tratta sempre di un pronome dimostrativo. Ah, vedi, è interessante questo. Mi piace confrontare le diverse lingue, vedere cosa hanno in comune e in cosa differiscono. Hai ragione, grazie mille Lenka per questo commento. E questo è un aspetto grammaticale interessante, perché in italiano invece è diverso, quindi con un nome è un aggettivo, senza è un pronome. Poi, per parlare delle idee, usiamo questo più spesso di quello, giusto? Come questo non mi piace, per rispondere a qualcuno. Generalmente. Però in realtà è un po' più complesso di così. Possiamo anche dire quello, per esempio, quello che tu dici non mi piace. Dipende. Non c'è una risposta secca, sì o no. Mi dispiace. Però su questo punto possiamo tornare, perché oggi ci concentriamo sull'uso di questo e quello in maniera molto pratica, molto descrittiva, no, per le persone, gli oggetti e le cose. Le immagini sono molto utili. Bene, grazie per questo commento, sono contenta che siano utili. A volte le immagini aiutano molto. Nome è sinonimo di sostantivo. Esattamente. Sostantivo è proprio la parola tecnica, grammaticale, precisa. Sostantivo. Nome è più generica, non è esatta, però a volte è più facile da capire. Comunque sì, hai assolutamente ragione. Un nome è un sostantivo. Ci sono liaison nella pronuncia? In questo caso, nell'esempio di scoglio, no. Quello, scoglio, quegli, scogli. È uno scioglilingua. Ho scelto una parola poco facile da pronunciare forse, però questo è. In questo caso non ci sono liaison di pronuncia. C'è, se così possiamo chiamarla, nell'esempio quell'albero con l'apostrofo.
Allora, e codesto allora, in italiano contemporaneo non è un dimostrativo che è usato dalla maggioranza delle persone. Non usiamo. Io non ho mai usato codesto, devo essere sincera. Come dice un altro commento, giustamente, credo si usi solo in Toscana. Sì, è effettivamente così. E significa lontano da chi parla, ma vicino a chi ascolta. Non è un dimostrativo che, secondo me, dovete memorizzare, perché non è usato da tutti gli italiani. Quindi lasciamo quello spazio nella nostra memoria per altre forme utili, più utili, no, nella conversazione di tutti i giorni. No, non è una questione di formale, non è più formale o informale, no, non è una differenza di registro, è semplicemente un'altra, posizione nello spazio che però nell'italiano contemporaneo parlato nella vita di tutti i giorni, ovunque, tranne che in Toscana, è stato sostituito da questo e quello. Quindi non ci pensate. Una volta ho visto questa isola. Mi sembra che fosse sbagliata quella frase, ma non sono sicura. No, non è sbagliata. Questa isola. Isola è femminile, singolare. Questa è il dimostrativo femminile singolare. Questa isola. Se vuoi, puoi dire quest'isola. Però non è obbligatorio mettere l'apostrofo. Bene. A questo punto possiamo proseguire e vedere cosa succede con i pronomi. Perché? No, torniamo indietro perché è apparsa un'altra domanda. Perché non quel scoglio? Perché? Pensiamo, riflettiamo insieme. Perché non è corretto dire quel scoglio? Perché diciamo lo scoglio. L'articolo determinativo che usiamo con la parola scoglio è lo, non il. Quindi quel abbiamo detto che corrisponde a il libro, quel libro. E invece scoglio inizia con S più consonante, quindi diciamo lo scoglio, quindi quello scoglio. Va bene? Questo è il ragionamento da fare. Va bene? Allora, abbiamo detto che quando c'è un nome è un aggettivo. Se non c'è il nome, diventa
un pronome, giusto? E la situazione con i pronomi dimostrativi cambia leggermente. Questo, questa, questi, queste rimangono uguali a prima. Invece tutte le forme di quello si riducono, quindi rimangono solo 4 e abbiamo quello, quella, quelli, quelle. Leggiamo gli esempi. Ti piace questo quadro? Preferisco quello nell'altra stanza. Vuoi questi biscotti qui? No, grazie. Assaggio quelli lì. Quindi cosa cambia soprattutto per la forma quello? Che per il maschile abbiamo solo quello al singolare e quelli al plurale. Quindi c'è una nuova forma, quelli, che prima non c'era. Quelli è solo pronome. Vi lascio qualche secondo per assorbire questa informazione. Sei tu la ragazza degli esempi? No. E dici le foto? Le immagini? No, no, non sono io. Ci siamo? Aggiungo intanto ecco. Allora, c'è un esercizio da fare insieme. Perché in realtà le informazioni da sapere sui dimostrativi sono queste. Non è tanto, però ci sono alcuni punti su cui è importante riflettere. Io direi di fare l'esercizio perché solitamente durante gli esercizi arrivano tutte le domande. Quindi questo è l'esercizio no, perché 19? 9. A volte straparlo. Allora, questo è l'esercizio 9 a pagina 62, che è un esercizio riassuntivo, perché completa con l'aggettivo o il pronome dimostrativo corretto. Esattamente. Margot ha scritto un commento riassuntivo molto corretto. Quel, quei e quegli non possono essere pronomi. Esatto. Di quel gruppo possono essere pronomi solamente quello e aggiungiamo quelli al plurale.
Va bene? Come abbiamo fatto grazie Margot per questo commento. Come abbiamo fatto per le lezioni precedenti, vi lascio sullo schermo l'esercizio e quanto tempo ci vogliamo dare. 5 minuti? 5 minuti per fare questo esercizio. Va bene? Ancora non ho trovato un modo per mettere un contatore sullo schermo. Prima o poi ci riuscirò. Bene, allora buon esercizio.
Bene, vedo che in molti hanno scritto le loro risposte nella chat, quindi io direi di vedere insieme le soluzioni e leggere il dialogo. La situazione è all'Alimentari. Che cos'è l'Alimentari? È un negozio di gastronomia. All'Alimentari si compra il pane, si compra il formaggio, si comprano anche dei piatti pronti, sono dei piccoli negozietti di gastronomia. Buongiorno, di cosa ha bisogno? Buongiorno a lei. Vorrei un po' di pane. Certo, questo qui è fresco. È integrale? Vorrei del pane integrale. Questo qui no, non è integrale. Quello integrale è finito. Allora niente pane. Vuole un pezzo di pizza bianca? Senta com'è buona questa con le olive. Mmm, è vero, è buonissima. Va bene, non prendo il pane, ma prendo la pizza. Ci sono i biscotti alla vaniglia? Sì, sono quelli lì, sulla destra. Può prenderli lei. Va bene. Desidera altre cose? Sì. Ha ancora quell'olio d'oliva siciliano? Certo, ecco una bottiglia. E quei rustici con le verdure e la mozzarella? Ci sono? Purtroppo quelli non ci sono. Peccato. Allora è tutto, grazie. Questo è un dialogo che potrebbe accadere in un alimentari. Notate che le 2 persone si danno del lei. C'è la forma di cortesia in questo dialogo. Questo è l'esercizio 9 del capitolo 10 della videogrammatica, se qualcuno è curioso. Autopromozione. Perché so che qualcuno di voi scrive le risposte con la matita quando facciamo le dirette. Ottimo. Allora, vediamo le domande. Se avete domande su questo dialogo, scrivetele nella chat. Nella penultima Nel penultimo spazio, forse. Rustici è un nome o un aggettivo? In questo caso è un nome. I rustici, se io dico mi piacciono i rustici, sto dicendo che mi piacciono le torte salate, no? Presente la torta salata? Un rustico è una torta salata. Vi mostro una foto. Un rustico. Allora, aspettate un secondo che condivido lo schermo. Ecco, vedete? Questi sono rustici. Possiamo dire torta salata, torta rustica oppure rustico. Usare questa parola come nome. Va bene? Quindi un rustico con la mozzarella. Oh no, è andato via. Eccoci. Grazie mille per aver inserito la forma lei, così la ripassiamo. Sì, diciamo che mi sono divertita negli esercizi del libro a
man mano che si va avanti si ritrovano tutte le cose studiate prima, quindi per non dimenticare niente. Poi, perché quello integrale e non quell'integrale? Perché in questo caso quello è il pronome, quello integrale è finito, non c'è. Quindi non mettiamo l'apostrofo, non è aggettivo. Perché questo è un errore? Senta com'è buona quella con le olive. Perché in questo caso si capisce che ha la pizza in mano. Poi la persona dice: è vero, è buonissima", quindi vuol dire che l'ha mangiata, quindi è una pizza che loro hanno in mano, quindi è questa con le olive. Perché? Questo è un aspetto culturale. Spesso quando vado all'alimentari o appunto in una gastronomia, posso chiedere di assaggiare le cose prima di comprarle. Spesso il fornaio dice: Vuoi provare questa pizza? È buonissima, assaggia." E tu assaggi la pizza e dici: buona, la compro." È una tecnica di marketing molto antica, ma che funziona spesso. E quindi per questo motivo la risposta corretta è questa, perché la pizza è lì, la sta mangiando questa pizza. Che cos'è la pizza bianca? Questa è una cosa molto importante da conoscere se vieni a Roma. A Roma la pizza bianca è la merenda che fanno tutti. Allora, noi diciamo pizza bianca, condivido lo schermo. Questa è la pizza bianca. A Roma è molto comune mangiare la pizza bianca con la mortadella. In romano si dice pizza e mortazza. La pizza bianca con la mortadella. Voi andate in un forno e chiedete la pizza bianca e vi daranno questa cosa meravigliosa, molto buona. Quindi sopra c'è solo il rosmarino e il sale. Benissimo. Poi, perché non è corretto questo olio? Perché dovete pensare, quando andate in un negozio e chiedete: "C'è una cosa", no, che però non vedete, quindi rimane nella teoria. E in questo caso la cliente chiede: "C'è quell'olio d'oliva siciliano?"
probabilmente la cliente ha già comprato in passato lo stesso prodotto, ma in quel momento non lo vede nel negozio, non c'è. E quindi pensa: "Ma ha ancora quell'olio d'oliva siciliano?" E il commesso lo prende la bottiglia e dice: "Eccolo." Quindi se dico quell'olio significa che non ci sono le bottiglie visibili, però la cliente sa che il negozio vende quell'olio e quindi lo chiede. Va bene? Sono felicissima, oggi sono riuscita a seguire la lezione in diretta. Evviva! Che bello! Grazie Isabella per esserti unita a noi. La pizza bianca è simile alla focaccia? Più o meno, sì, più o meno. Però a Roma, se dite focaccia è un'altra cosa in realtà. La pizza bianca è proprio specifica. Possiamo dire che sono simili, però sì, non è esattamente la stessa cosa. Poi anche la focaccia è diversa in tutte le parti d'Italia, no, quindi, la focaccia genovese è diversa dalla focaccia pugliese, eccetera, eccetera, perché dipende dall'altezza, una è croccante, una è morbida, eccetera, eccetera. A Roma ci siamo tolti da questo dibattito e diciamo pizza bianca è un'altra cosa. Per non sbagliare dobbiamo conoscere il genere del nome. Eh sì, esatto, esattamente. È come quando dobbiamo scegliere l'articolo determinativo. Dobbiamo conoscere il genere del nome. Esattamente, sì. Avevo qualche dubbio sui dimostrativi in confronto, ai pronomi, quindi dagli aggettivi ai pronomi e con la spiegazione ora è tutto chiaro. Bene, sono contenta. Mhmm, allora adesso stiamo fa non volevo evitare le domande troppo specifiche sulla pizza, no, volevo rimanere in tema, anche perché la scorsa volta sono stata sgridata che stavo andando fuori tema con le domande. Però, per rispondere, sì, esistono pizze senza glutine in Italia, certamente. Ci sono delle pizzerie specifiche senza glutine. Uhm, finalmente ho capito come usare i dimostrativi bene. Benissimo. Ne sono molto felice. Allora, io direi che ci siamo, no, non vedo altre domande grammaticali nella chat. Uhm, quindi voglio cogliere l'occasione per ringraziare tutti i nuovi membri del canale, grazie mille, e ovviamente i super sticker anche. Grazie di cuore, perché ovviamente sostenete tutto il mio lavoro qui su YouTube e quindi sono molto felice di questo. Ehm,
E poi volevo brevemente tornare alla poesia, perché c'era una domanda interessante sulla poesia e poi abbiamo finito. C'era una domanda sul verbo occhieggiare. Occhieggiare, se adesso la ritrovo. Um, mm, mm. Adesso la ritrovo, Ecco, cosa vuol dire occhieggeranno? Torniamo brevemente alla poesia. I fiori spruzzati di colori alle fontane occhieggeranno come donne divertite. Occhieggiare significa guardare qualcosa o qualcuno con curiosità, con ammirazione. Occhieggiare, no, diciamo, comunicare anche con gli occhi, in un certo senso. E in questo caso occhieggeranno è il futuro semplice e vedremo noi il futuro semplice a breve. Non manca tanto alla lezione sul futuro semplice. Bene. Volevo un attimo, leggere qualche commento dall'inizio che me li sono persi a volte. Allora: "Buon pomeriggio, tutto bene, lei?" "Anche io tutto bene, grazie." Mi piace che ci diamo del lei. È diventato un rituale adesso. Bene, ogni sabato. Il sabato è il nostro, uhm, giorno preferito della settimana. Ogni sabato ho una lezione la mattina online e poi questa lezione nel pomeriggio. Spero non sia troppo. No, no, ci divertiamo, ci divertiamo. Bene, quindi il sabato è un sabato italiano. Citazione di una canzone. La conoscete? Super traguardo. Penso che all'inizio ti riferivi ai 10 sabati. Sì, è un grande traguardo. Ciao a tutti i lucreziani nel mondo. Divertente. Diventerà un culto questo, il sabato italiano. Vi piace l'idea della poesia italiana? Quindi adesso mi preparo delle video lezioni sulla poesia. In realtà potremmo anche fare delle semplici letture in diretta, quindi leggiamo le poesie insieme. Potrebbe essere una cosa divertente, non per forza una lezione, no, di lingua e grammatica, ma semplicemente ci riuniamo per leggere delle poesie e commentarle. Potrebbe essere una cosa divertente. C'era anche Fatima che ha scritto un commento sulla poesia. È una poesia ricca di colore, di luci e di suono. Grazie Lucrezia cara. Grazie a te, cara Fatima. Sono contenta che ti sia piaciuta la poesia. Ne leggeremo altre. Ne leggeremo altre. Questo lo dico così per autocelebrazione, visto che faccio sempre autopromozione del libro, facciamo anche autocelebrazione. Sì, martedì è stato il mio compleanno, il 17 marzo. Esattamente. Bello il sabato italiano, esatto. Potremmo richiamarlo così. Invece di scrivere Italian Study Group, il titolo di questa serie potrebbe diventare Sabato italiano.
Potrebbe essere carina come idea. Allora, grazie mille per gli auguri. Grazie, grazie. Lucrezia, anche se è tardi, ti auguro un felice compleanno. Grazie di cuore, davvero. Non è mai troppo tardi per gli auguri. Gli auguri sono sempre ben accetti. Grazie. Giusto, sabato per le lezioni e domenica per la Vespa. Sabato lezione di italiano, domenica un giro in Vespa. Beh, mi sembra un ottimo programma. Allora, io direi che per oggi abbiamo finito la lezione qui. Grazie mille per tutti gli auguri. Cosa dici, Ligia? È giusto fare promozione del tuo lavoro, che è davvero un bel lavoro. Grazie per queste parole, che condivido, però sapete a volte, non lo so, mi sento un po' in difetto, no, a promuovere, non mi piace promuovere troppo le cose. Però hai ragione, hai ragione. Bisogna farlo ogni tanto. Io vi auguro una buonissima domenica, un buon proseguimento del vostro fine settimana e vi do appuntamento alla prossima settimana e al prossimo sabato italiano. Va bene? Grazie ancora a tutti e alla prossima. Ciao.